Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è pensato per quelle magnifiche persone che vogliono imparare bene l'italiano. Mi riferisco a chi sta studiando oppure imparando la lingua italiana e vorrebbe parlare l'italiano come un madrelingua. Qui con me ho un piccolo oggettino che volevo usare come punto di partenza per parlarvi di determinate parole ed espressioni. Volevo usare questo oggettino come pretesto per aiutarvi ad arricchire il vostro vocabolario attivo. Cioè, detta altrimenti, parlando di questo oggetto, volevo aiutarvi a imparare nuovi vocaboli. Innanzitutto, che cos'è questo oggetto? Spero che lo vediate bene. Io lo definirei un pupazzetto a forma di squalo. La parola squalo probabilmente la conoscete, lo squalo per l'appunto è questo animale, vive negli oceani. Io questo oggetto lo definirei un pupazzetto a forma di squalo. Quindi se noi vogliamo dire che un oggetto ha una determinata forma, possiamo usare questa espressione a forma di un pupazzetto a forma di squalo. Volendo potrei dire un giocattolino oppure un giocattolo, però personalmente io direi un pupazzetto. Pupazzetto è il diminutivo di pupazzo. Io posso dire un pupazzetto a forma di squalo oppure un piccolo pupazzo a forma di squalo. Sicuramente non userei la parola gioco. Qual è la differenza tra giocattolo e gioco? Di solito gli oggetti concreti che vengono usati dai bambini per giocare vengono definiti giocattoli, mentre invece il gioco è un concetto astratto e si riferisce al processo di giocare di solito. O meglio, giochi può voler dire anche giocattoli, però personalmente preferisco usare la parola giocattolo, giocattoli quando mi riferisco a degli oggetti concreti. Non vi dico di che colore è perché la questione è più complessa di quello che sembra, perché questo è proprio il colore che alcune persone definiscono blu, altre persone definiscono azzurro, cioè in altre parole una tonalità intermedia tra il blu che di solito è più scuro e l'azzurro che di solito è più chiaro. Quindi è uno di quei casi limite. Alcune persone direbbero che è blu, altre persone direbbero che è azzurro. Di che materiale è questo pupazzetto? È di gomma oppure di plastica? Allora, non lo so esattamente, non so quale sia la composizione chimica di questo materiale. Non l'ho inviato al laboratorio per sapere che materiale è. Non l'ho fatto analizzare ad un laboratorio per farmi dire di che materiale si tratta. Diciamo che in generale possiamo dire che è di gomma, possiamo dire che è di plastica, oppure potremmo anche dire che è di plastica gommosa. Adesso non sono un chimico, non sono esperto di chimica, quindi non so spiegarvi bene qual è la differenza tra plastica e gomma. Diciamo che la gomma di solito è morbida, quindi se io dico plastica gommosa faccio capire che questo oggetto è di plastica ma è morbido. Sapete che la plastica può essere anche dura. Sicuramente conoscete il sostantivo gomma, la gomma intesa come oggetto che viene usato per cancellare, no? Se voi scrivete a matita potete cancellare con la gomma, ecco quello è il materiale di cui sto parlando. Questo oggetto è fatto di un materiale simile, è morbido, infatti può essere schiacciato. Vedete cosa sto facendo? Lo sto schiacciando. Qualche tempo fa avevo fatto un video su un modo di dire molto simpatico e divertente col verbo schiacciare. Qua in alto vi metto il link, se avete voglia dategli un'occhiata. Tra parentesi, questo oggetto è così vecchio che la gomma si sta sciogliendo. Ce l'avrò da 30 anni. O forse non da 30, ma sicuramente da 25 anni. Sapete che dopo un po' di tempo la gomma tende a sciogliersi, a squagliarsi. E quindi mi fa anche un po' schifo tenerlo in mano perché c'è la gomma che si sta sciogliendo ed è diventata appiccicosa. Forse vi starete chiedendo a cosa serva esattamente questo oggetto. Niente, è un pupazzetto, serve evidentemente per giocare. Forse non avete mai visto pupazzetti di questo tipo, ma questi pupazzetti hanno una particolarità, cioè hanno un piccolo buco qui, in particolare in questo caso lo squalo ha un piccolo buco sul naso, qui sulla punta del naso, ha un buchino. Ebbene, questi oggetti si possono riempire d'acqua
e poi quando sono pieni d'acqua, se noi li schiacciamo, spruzzano l'acqua. Adesso non vi faccio la dimostrazione pratica, fidatevi di quello che vi dico. Questo squalo si può riempire d'acqua, una volta che è pieno io lo schiaccio e fa uscire l'acqua, spruzza l'acqua. Non lo faccio perché non voglio allagare la casa. Quindi il gioco fondamentalmente era questo, cioè si riempiva d'acqua e lo si spruzzava contro gli altri. Qui un altro pupazzetto di questo tipo, in questo caso è a forma di dinosauro. Adesso non chiedetemi come si chiama questo dinosauro, è quel dinosauro corazzato che sopra una corazza. Questo è ancora più appiccicoso dello squalo. Ho le mani tutte appiccicose, mi è rimasta la gomma sulla punta delle dita. Tra qualche anno questi due oggetti praticamente si scioglieranno come neve al sole. Alcune persone dicono dinosauro con la S sorda, altre persone dicono dinosauro con la S sonora. Visto che è una parola composta, dovrebbe essere dinosauro. Anche questo pupazzetto ha un piccolo buco, qui ha un buchino, vabbè non lo potete vedere perché il buco è veramente microscopico, e funziona come lo squalo, cioè si riempie d'acqua e poi quando viene schiacciato spruzza l'acqua. Adesso chiaramente è vuoto, cioè non c'è l'acqua dentro, se io lo schiaccio esce dell'aria, se io faccio così sento come del vento sul palmo della mano. Ecco, diciamo che di questi pupazzetti ne avevo veramente tanti, da bambino ne avrò avuti una trentina, adesso non so che fine abbiano fatto, comunque ce n'erano tanti tipi diversi, questo a forma di dinosauro, quello a forma di squalo, ce n'era uno a forma di Frankenstein, uno a forma di zucca, uno a forma di pallone da basket, uno a forma di pallone da calcio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ecco, in italiano possiamo usare questa frase chi più ne ha più ne metta per indicare proprio una grande varietà. Di questi pupazzetti ne avevo veramente tanti da bambino, non so che fine abbiano fatto. Si trovavano dentro alle patatine, cioè se compravi un sacchetto, un pacchetto di patatine, dentro c'era uno di questi. E diciamo che da bambino li collezionavo. Ecco, magari fate una cosa, nei commenti qua sotto scrivetemi se avete riconosciuto questi oggetti e se anche voi li avevate quando eravate bambini. Erano piuttosto popolari in quegli anni. Detto ciò, qua in alto magari vi metto il link a un video in cui parlo di un altro oggetto. Se volete arricchire il vostro lessico e parlare l'italiano come un vero professionista, mi raccomando, dategli un'occhiata.